Buondì! Allora, tutto quello che vedrete da adesso in avanti in questo video nasce esattamente da qui, da due cose principalmente che vi faccio vedere in questo momento. La prima è sopra la mia testa, ovvero quel cavo, se si può vedere. Questo cavo è ciò che porta l'elettricità, l'energia elettrica nella nostra cascina. Questo cavo, se lo seguite, se seguite il mio dito, vedete dove va a finire? No, aspetta che Team Bosch. L'elettricità che arriva nella nostra cascina arriva attraverso questo filo penzolante che attraversa un bosco. Allora io sono qui da 10 anni e praticamente tutti gli anni, quando nevica, rami, foglie, di tutto finisce su questo filo. La corrente è interrotta anche a volte per delle settimane. Allora cosa succede? Io fin dall'inizio che sono arrivato qua, dopo che mi sono reso conto di questa cosa, mi sono subito adoperato a cercare delle soluzioni alternative. Il secondo motivo che ci ha spinto a fare questo video invece è questo. Allora, queste che avete visto sono due bollette dell'energia elettrica che noi abbiamo pagato all'Uliveto. L'Uliveto, come sapete, è una proprietà nostra ma distaccata dalla cascina in Liguria, dove noi andiamo a raccogliere le olive e a fare campagna. In questo Uliveto ci sono due magazzini. Questi due magazzini sono alimentati da un contatore di energia elettrica che noi abbiamo mantenuto attivo e senza usarlo, perché come potete vedere da queste bollette il consumo è zero. Noi abbiamo pagato queste cifre soltanto a avere il contratto aperto, cosa completamente assurda che quando ce ne siamo resi conto abbiamo ovviamente immediatamente chiuso. Anche in questo caso avevamo bisogno di una valida alternativa. Ok, tutto questo per dire, questa è la nostra alternativa che abbiamo scelto per questa occasione. Buondì! Questa è la valida alternativa. Siamo stati contattati da un'azienda che si chiama Bluetti. Loro producono generatori di corrente elettrica, quindi questo è un prodotto che noi stavamo cercando. Noi abbiamo già un generatore, ma ce ne serviva un altro più piccolino, un po' più portatile, e tra l'altro questo è solare, quindi si può ricaricare sia col pannello, che c'è di questa dimensione o anche più grande, ma poi ne parleremo, e sia con la corrente elettrica di casa, nel caso uno ha bisogno di portarsene un po' in giro. Che noi dobbiamo scoprirlo e dobbiamo provarlo per capire se è una cosa che può fare al caso nostro e con cui possiamo trovarci bene. Intanto lo apriamo e vediamo. Cavo. Qui abbiamo un certificato, poi ci diamo un'occhiata. Dolce peso. Ta-da! Questo è il modello Elite 100. Dunque in questo video ci concentreremo a fare delle prove con questo generatore e cerchiamo intuitivamente di capire di cosa si tratta. Adesso l'ho acceso, lui ha già un 30% di carica, poi lo metteremo in carica e nella nostra rete di casa fornita dai nostri pannelli solari, e vedremo quanto ci mette a ricaricarsi completamente. Questa è già una prima prova. Seconda cosa, a prima vista possiamo vedere delle uscite. Qui abbiamo due prese, noi le chiamiamo sciuco, penso si chiamino così, due prese in uscita. Abbiamo delle uscite anche USB di tutti i tipi, ci sono le USB A, quelle insomma standard più vecchie, insomma c'è l'USB-C, quella un po' più moderna, quindi per caricare telefoni, per caricare videocamere, per attaccare qualsiasi attrezzo o meccanismo che funziona a USB o che si ricarica a USB. Questa è una 12 volt, per esempio io avevo una borsa frigo, per esempio 12 volt, quindi tu la puoi attaccare qua e lei ti mantiene il fresco. Questa potrebbe essere un'ottima cosa per tutto quello che viaggia a 12 volt. La cosa principale per cui abbiamo deciso di prenderlo è l'Uliveto, perché l'Uliveto
non è più fornito da corrente elettrica, sia per le giornate di lavoro normale in cui si va su e magari si ha bisogno di fare qualsiasi cosa, attaccare delle batterie, attaccare un telefono, far andare una luce se viene buio, insomma far girare una piccola pompa anche lì per fare trattamenti. Questo sarà la nostra fonte energetica con relativo pannello che adesso spacchettiamo, che io lo voglio vedere, che sono curiosa. Sarà insomma la nostra fonte energetica per tutta la proprietà dell'uliveto. Dunque qua ha il suo ingresso per caricarsi con la rete di casa. Opla. E lo mettiamo in carica. Lui è al 30%. Vediamo subito che ha un input di 597 watt. Vediamo quanto ci mette ad arrivare al 100%. È arrivato il freddo. Ho tirato fuori il maglione di alpaca di Calaretta. Allora, parliamo di cose serie. Adesso mettiamo sul caffè e vediamo se sto Bluetti mi fa il caffè, perché se non mi fa il caffè accendo, do corrente. Ok. Allora, mentre viene sul caffè, intanto non vi ho aggiornato. Ieri, quando abbiamo messo in carica questo, in meno di un'ora e mezza era andato al 100%, era al 30%. Loro dichiarano che ci va 2 ore a caricarsi completamente, poi c'è una modalità di ricarica super veloce che ci mette ancora meno. Poi l'abbiamo provato ieri sera con una luce, per esempio in casa abbiamo spento tutte le luci e abbiamo attaccato una lampada e abbiamo usato quella tutta la sera. Lui è sceso a 80, adesso è a 82%. L'abbiamo tenuta accesa diverse ore. Una lampada solo con quello consuma pochissimo, una lampadina LED praticamente non consuma niente. Sto coso la terrà accesa 3 giorni di fila probabilmente. Adesso metto anche il telefono in carica, posso caricarlo anche con USB. Devo dargli corrente. Ok, perfetto. Adesso in questo momento stanno uscendo 960 watt, vuol dire meno di 1 kilowatt. Lui porta 1,8 kW alla massima potenza continua, però ha un picco che può variare in base all'attrezzo che uno gli attacca. Questa per esempio è una resistenza, lui ha un picco in accensione fino a 2,7 kW, per certe cose anche di più, arriva fino a 3,5 kW in picco, poi in costanza, diciamo in consumo costante 1,8. Comunque è un buon portare, perché porta già qualsiasi tipo di attrezzo. Guarda, se Bluetti già fa il caffè a Nina siamo già proprio a cavallo, sei già quasi promosso. Se Nina beve il caffè è contenta, se Nina è contenta siamo già a metà dell'opera. Ottimo lavoro. Adesso avevo piacere di caricare 2 batterie del motosega. Questa è una cosa molto utile che potrebbe servire anche all'uliveto, perché ricaricare delle batterie, noi abbiamo sia le forbici da potare a batteria, abbiamo una motosega, abbiamo alcuni attrezzi a batteria, avere una possibilità di ricaricarle sul posto può sempre essere utile. Partiti. 10. Questo consuma pochissimo. Qui c'è la batteria 73 che è scesa un po' perché abbiamo fatto andare la piastra. E questo è il consumo in questo momento, oscilla tra i 350 e i 550 in uscita. Indica anche per quante ore può mantenere questo livello di consumo. In questo caso anche lì oscilla tra le 2 ore, quindi lui potrebbe mantenere questo grado di uscita per 2 ore consecutive, ma queste sono operazioni che durano meno. Un caffè dura 5 minuti, una ricarica di 2 batterie magari dura un quarto d'ora. Facciamo le dovute premesse, no? Che sono che ovviamente se uno decide di avere una cosa del genere come supporto energetico per una realtà che sicuramente non è questa, ma che può essere per esempio quella dell'uliveto, si regola di conseguenza. Qui noi abbiamo pannelli solari con batterie d'accumulo, per cui abbiamo a disposizione parecchia energia solare autoprodotta e quindi abbiamo diversi attrezzi a batteria, usiamo piastre a induzione sia in cucina che per fare altri lavori. Abbiamo fatto una scelta di questo tipo perché la nostra fonte energetica supporta.
In un luogo in cui hai a disposizione una piccola fonte energetica come questa, i propri consumi vengono modellati di conseguenza. Comunque noi abbiamo già fatto qualche prova in questi giorni ad usarlo, abbiamo verificato che per supportare i piccoli consumi di quella che può essere anche una piccola abitazione, anche una casetta, questo funziona. Cioè se hai bisogno di luce, se hai bisogno di far andare piccoli elettrodomestici, di tenere fresco un piccolo frigo, cioè queste cose, questo generatore le fa, ed è molto utile tra l'altro. Adesso noi per esempio l'abbiamo collegato alla rete di casa, no? Quindi abbiamo a disposizione questa carica, ma se uno ce l'ha attaccato a un pannello solare, che tra l'altro dopo proviamo anche a collegarglielo, non c'è molto sole, ma uno ovviamente ha sempre anche dell'energia in entrata, cioè non solo quella in uscita. Se io mi devo, che ne so, cucinare un piatto di pasta, magari questa mi consuma più di metà la sua potenzialità di energia, ma poi magari per 3-4 ore non uso niente e lei allo stesso tempo si ricarica col sole, e magari dopo un'ora ho bisogno di tagliare un pezzo di ferro con una moletta, la taglio, poi lei si ricarica ancora, alla sera ho bisogno di una lucina accesa per 3-4 ore, me la tiene. Uno potrebbe anche farci una giornata intera o più giornate in base anche al sole. Insomma, quello che diceva Nina prima è importantissimo, la progettualità dell'usare le energie. Per noi qua in cascina questa cosa è fondamentale, noi decidiamo attentamente quando lavare le cose, quando, nei momenti in cui c'è più sole, quando fare le lavatrici, quando utilizzare determinati attrezzi, il momento in cui è meglio nell'arco della giornata riscaldare la casa. Cioè queste cose vengono scelte attentamente. Tutta l'energia che tocchi la paghi in qualche modo, o se te la produci comunque costa fatica, eccetera. Questo è un attrezzo che aiuta questo imparare a gestire le energie, perché ne hai una quantità limitata, ti deve bastare per le tue esigenze, per cui ti regoli in funzione. E questa è una cosa molto bella, a noi ci diverte un casino. Adesso abbiamo tirato fuori anche il pannello, cioè un filo di sole che è uscito, proviamo. Purtroppo in questi giorni c'è poco sole, non riusciamo a farvi vedere sto pannello. Opla. Ok, ne abbiamo preso uno per provare, perché ovviamente questo qua è un pannello da 100 watt. Lui dà un ingresso al generatore di 100 watt. Quando si parla di watt o kilowatt sono sempre ora, quindi watt ora. Questo in pieno sole ti dà 100 watt all'ora. Poi diciamo che se vogliamo fare poi un video più specifico per quanto riguarda gli ingressi, le uscite, i kilowatt, cioè tutti i dettagli e statistiche che noi per nostro conto facciamo, magari ce lo dite, noi possiamo fare un video dedicato ad approfondire. Adesso questo è un video un po' diciamo un po' più generale, no? Un po' più generico. Mentre abbiamo collegato il pannello è andato via il sole. Pazienza. Però intanto abbiamo capito come si collega, e poi l'abbiamo già anche visto un po' caricare prima che c'era il sole. Oggi non è proprio la giornata adatta. Noi all'uliveto faremo così: ci portiamo su questo il pannello, li piazziamo al sole, così lui carica. Anzi, addirittura sicuramente si fa con già questo carico qui, che lo carichiamo qui con i pannelli. Poi là con questo lo si mantiene, e così se tu hai bisogno di chiedergli qualcosa lui ha sempre l'apporto di energia per restare il più carico possibile. Diciamo che tiriamo un po' le somme per questo video, che è stato un video un po' generico, ma Leo vi ha già detto che se vi interessa poi approfondiamo. Con le varie prove che abbiamo fatto in questi giorni possiamo dire che è utile, sì. Quindi siamo contenti di aver accettato questa proposta di Bluetti. Sicuramente ci tornerà utile. È sempre, diciamo, una cosa che acquieta sapere che si ha a disposizione una fonte energetica autonoma. Boh, questo lo possiamo scollegare, tanto oggi sole non ne abbiamo. Questo per assurdo potrebbe essere anche comodo da caricare sul trattore, caricare sul furgone, da portare in caso di necessità. Non lo so, col trattore abbiamo bisogno di andare al fiume a prendere dell'acqua, prendiamo questo, la pompa a immersione e ci possiamo tirare su dell'acqua da dar da bere alle mucche. Possiamo anche portarcelo dietro nei nostri vari lavori, sia col trattore che col furgone. Vi svelo un segreto. Digli la verità, digliela. All'inizio avevamo paura a fare questo video, perché abbiamo detto: e poi pensa se non ci piace il prodotto, chi glielo va a raccontare a Bluetti? A dirgli: no, guarda, noi abbiamo fatto il video, abbiamo preso questa roba da provare, però non ci piace. E allora cosa sarebbe successo? Perché ovviamente noi, se non ci fosse piaciuto, non penso che ci saremmo cuciti la bocca. Invece siamo stati molto contenti, anche perché il mio generatore a benzina, ok, è un 3 kW, è molto potente, potrebbe mandare avanti da solo questa cascina. L'avevo preso per casi estremi, l'ho acceso 3 volte
in 10 anni, e di quelle 3 volte 2 ho veramente tribolato a farlo partire, perché ovviamente sta fermo per degli anni. Speriamo che sia piaciuto nel video, ad ogni modo, guarda. Bonina, proviamo a accendere la buttimesa. Ti scappasse la voglia di fare una gettata di cemento da qualche parte? Niente, ci è scappato l'esperimento di mano perché la betoniera grezzamente c'ha una spina autocostruita in questo modo che nel Bluetti non entra neanche. Però in compenso andiamo in cantiere. Bluetti versione cantiere. Ottimo lavoro. È facile una rotazione. Aspetta che provo ancora una cosa. Basta Leo, basta! Ma se ti scappasse la voglia di saldare? Basta! Va bene a fare tutto, vai vai